Eccoci qua arrivati a questo bellissimo lago con dei pontili che si regolavano. Sembrano le scimmie urlatrici. E tutto sembra anche mangroviato. Cazzo di rumore è? L'ho appena cercata su Google. E Miguel viene dalla Spagna. Cristo. No, non pucciare. Se non lo dico, non lo so manco io. Proprio dietro l'albero. 50 metri c'è la trama. Quale albero? Benvenuti in questa splendida città chiamata Milano, una città senza traffico, una città verde, una città dove l'aria è pulita, una città nella tua fantasia, perché nella mia è rimasta come 20 anni fa, coda, smog e tanti milanesi. Errata corrigi, i milanesi mi sa che ne sono rimasti pochi. Infatti guarda, a quest'ora non ci doveva essere coda. Il navigatore ci ha detto che c'è un incidente più avanti. Dà fastidio il sole, eh? Beh, mi sposto allora. Eccoci qua arrivati a questo bellissimo lago. Non si vede? È lago. Lago di Iseo, detto anche lago Sebino, così mi disse mia sorella ieri. Perché, non lo so se lo ricordo, mi ha detto che era così un refuso che aveva nel cervello di quando lo studiavo. Ma insomma sì, c'è qualcosa, un paio di cose greche qua, però non ve lo sto a spiegare perché uno non l'ho capito, due è troppo noioso. Siamo arrivati in questa zona per quale motivo? Innanzitutto per fare un giro, secondo perché siamo in Franciacorta. E la Franciacorta, per chi non sa, è la zona degli spumantini, quelli buoni, le bollicine, le nostre eccellenze italiane, per farvi capire. Bollicine. Ecco. Poi perché? Perché qua si mangia anche il pesce sul lago, cioè, o meglio, si mangia il pesce di lago con polenta, piatti tipici qua della zona, tra cui anche le cose in saor, che è un misto fra Brescia, un po' il Veneto, insomma si mangia bene, ecco. Infatti ci siamo fermati qua vicino a un ristorante che domani sera andremo a provare. E poi siamo venuti anche qua, cosa meno importante, ma la devo citare, perché ci sono le belle piste ciclabili. E allora per poter mangiare oggi si pedala in riva al lago, insomma, adesso a parte gli scherzi, ci sono realmente delle gran belle, diciamo così, circuiti con la bicicletta, quindi adesso scarico le biciclette e andiamo a fare un giro. Andiamo. Abbiamo fatto tanti chilometri secondo voi? E insomma ci sarebbero parecchie cose da dire sulla ciclabile, ma siccome io ho il mio gelato da finire, passo la parola a Marina. Quasi quasi ti appoggio anche qua, così ho le mani libere. Mentre Mauri mangia il gelato, io invece ho le mani libere perché non sto mangiando il gelato, semplicemente perché l'ho già finito. Volevamo dire che come abbiamo scelto questo itinerario, abbiamo guardato online e abbiamo trovato
questa quantità di piste ciclabili qui sul lago di Iseo sul sito iseobike.com e da qui si vedono tanti itinerari. Oggi il nostro itinerario è già finito, 500 metri per prendere il gelato. No, scherzo. Ce n'era poco. Oggi faremo quindi questa parte della pista verde. Adesso noi siamo a Paratico e andiamo verso... Di là? Niente, volevo farvi vedere soltanto la mia barba, che è sempre bella, pur tagliandola cresce. Al lago di Iseo, non funzionante più, però si vedono ancora le tracce di ferrovie con dei pontili che si regolavano e caricavano praticamente i carri sopra delle barche, o giustamente dovevano essere regolabili in altezza perché era in base all'altezza del lago. Quindi hanno lasciato questo sistema di carrucole, è bello da vedere. E noi adesso andiamo sui binari. Questo è tipo un monumento alla Franciacorta. Siamo arrivati al ponte. Divide Buda da Pest. No, quello è un altro posto. Qui siamo a Paratico, di lì Tipico. Sarnico. Abbiamo trovato anche un parco, Bosco Taxodi. È un parco naturale all'interno della città, tenuto bene, non puoi scendere la passerella, ti consigliano di andare da questa parte e non lo so, basta, ci sono cedri. È un bosco, andiamo. Meno male che non si può scendere dalle passerelle. Allora ragazzi, c'è questa passerella sul lago, questo bosco mantenuto naturalmente dove dentro nidificano i ciurli. Chi? Ciurli, senti? Questo è il tipico rumore del ciurlo. Sembrano le scimmie urlatrici. Anche, ci sono anche quelle. Carino, deve essere fresco d'estate ma non ci puoi entrare perché ci sono i moscerini del lago che ti tengono fuori. Però andiamo a fare un giro, una bella passeggiata, dai, sì. All'interno del bosco, al margine, perché all'interno non ci si può andare, c'è questo, che è una pentola. E adesso Marina vi spiega che cos'è, perché lei è erudita. Io sto leggendo, in questa pentola venivano bollite per tingerle le reti dei pescatori. I pescatori avevano i loro colori preferiti e quando le reti appunto erano di cotone o altri tessuti organici venivano fatte bollire con lo zei. Lo zei praticamente è la scorza secca delle castagne dopo che sono state fatte seccare e servivano per rafforzare le reti e cambiargli colore. Questa buccia di castagna rilasciava nella bollitura il tannino che impregnava le reti e le rendeva più robuste e di colore marrone. Se anche oggi abbiamo imparato qualcosa, che qua all'interno di questo boschetto tutto sembra anche mangroviato, e dopo ve lo faccio vedere, praticamente c'è questa fornace, questa pentola. Eccola qua. Vi portiamo in posti, cioè cose nuove vi facciamo vedere. Mangroviato. Mangrovia, guarda, te lo faccio vedere qua. Guarda, dimmi se non sono mangrovie. Però ragazzi, guardate com'è tenuto, cioè non penso che venga neanche pulito sto sottobosco. Siamo nella foresta di Mordor. Dove c'è Kner. C'è il mio tesoro e qui ci Figlio sono di le Kner. sabbie mobili. Gandalf il bianco. Ma vai a cagare. Cazzo di rumore è? Te l'ho detto che ci sono le scimmie urlatrici. Dico qua spiegato il boschetto mangroviato. Questi peduncoli, detti anche pneumatofori, guardate come sono erudito, sono praticamente le radici. Dai, smettila! Sono praticamente le radici che vengono fuori per far sì che anche quando l'albero è sott'acqua possa respirare. Pensa a te che roba bella. E quindi da lì mangroviato. Adesso ti porterò, Marina, in un posto bellissimo che a me ricorda tantissimo Copenaghen e la Sirenetta, ma con una piccola differenza che vi spiegherò. Cos'è? La scultura di pomodoro, quella lì. Ma cosa ne sai te? Lo so, è stata una delle poche cose che ho studiato a scuola, ma non è questo quello che volevo farvi vedere, ma è la Sirenetta gorda. L'ho appena cercata su Google
Ecco le cose del Sa, sentilo come gongola. Questa è proprio una scultura di Arnoldo Pomodoro, chiamasi Giroscopio. Dopo avervi dimostrato la mia onniscienza nell'arte dicendo che quella è la scultura di Pomodoro senza neanche saperlo, solo vedendola, vi faccio vedere una cosa. A Copenaghen c'è una statuina alta così, famosissima, della Sirenetta. Qua non so come si chiama, ma la statua un po' più grande, ma anche Bacicciottelle Tracagnota, in puro stile italiano. Eccola qua. Ecco, quindi anche sul lago di Iseo abbiamo una specie di sirenetta. Si chiama la bagnata. No, la bagnante. La bagnacaudi. Per noi questa bagnante rimane come la sirenetta obesa. Così l'hai chiamata, no? Se n'è andato. Finito il momento culturale. Ma signora, anche lei qui. Ma cosa ci fai da queste parti? Siamo solo noi due, non c'è nessun altro. Gira l'angolo, gira l'angolo. Gira l'angolo che c'è vita. Guarda il cibo. Questo è il paese della tinca. Clusano è un paese di pescatori e la specialità è la tinca con polenta. Se me lo ricordo ve la monto e la metto nel video qui. Tu sei una trota, sei. Anche tu. Secondo voi abbiamo fatto ancora tanti chilometri? Abbiamo smaltito, dai. Oggi si va in giro in bicicletta, a piedi, si mangia e basta. Questa qua sicuramente è la porta del paese. Andiamo a vederla da vicino. Infatti ci sono persone che chiedono ma è qui la chiesa? No, qui c'è il campanile ma la chiesa... La chiesa è di là. Quindi 80 anni fa hanno fatto, cioè tutto il paese si è messo assieme quei soldi per fare quella. E questa è ormai adesso la... Però è sconsacrata questa qua? È sconsacrata, si Ma viene si può usata. vedere? No. È chiusa. E praticamente abbiamo parlato con la signora, e l'avete visto, e questa è la chiesa, che diceva la signora. Ma sto borgo è veramente carino, questa casa d'angolo è uno spettacolo. Vieni, ti faccio vedere la terrazza, vieni, ciao. Ed ecco qua, questa qua è la chiesa che hanno fatto recentemente 80 anni, che diceva la signora prima. Stavo contemplando la vastità Dei vigneti della Franciacorta. no, la vastità degli sprizzi che mi posso fare. Ce n'è qua da bere, iniziamo, dai, qui il lavoro è lungo. Andiamo, dai. Ma per andare dove? A bere, andiamo. Ma non stiamo andando a bere. In realtà stiamo andando a visitare Iseo in bicicletta. Questa villa sembra allagata come Venezia. Che forte. Benvenuti ad Iseo. Come cittadina si vede che è una cittadina diciamo molto turistica, con tanti bei locali dove ti spennano che mi piace. No, non è vero, non lo so perché non li abbiamo provati, ma sicuramente ci fermeremo a prendere un caffè da qualche parte perché ne ho bisogno proprio dentro. Ma prima facciamo un bel giro e facciamo vedere un po' di immagini di questo splendido Iseo. I didn't mean what I told you, but you took it to heart. Wish I could take you back to get a new start.
I apologize at least 100 times. You never heard my perspective or took my advice. But I put all the problems in a pot, then I stirred. I said what I did was a blur. And it's just a bad habit, maybe it's just a curse. Now our friendship's on do not disturb. I'll put fuel on the fire. Vieni caro, assaggia anche te. Chi, io? No. No, io sono vegano. Sì. Cosa mangia questo? Dimmi che non mangia l'erba. No. no. Anche le ghiande, anche le ghiande. Ah, è per me? Eh sì, in diretta. Grazie. Signorina, per lei? No, grazie, grazie. Alle palle del nonno invece. Benvenuto in un nuovo giorno dove l'alba è serena, le vigne sono piene, la sete è tanta e quindi oggi si va a bere il Franciacorta. Ogni scusa è buona. Però la degustazione mi ha detto, ne abbiamo poche di disponibilità, dovete venire alle 11, praticamente andiamo a fare colazione col Franciacorta. Va bene, non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, però non so, poi ci fermeremo comunque lì. Non si guida bevendo, abbiamo già preso la roba da mangiare, parcheggiamo in vigna, beviamo, mangiamo e saluto. Ma prima Ma ti Pina. tocca fare un lavoro che non fai da tanto tempo. Verniciare. Qui, Vabbè. se tu guardi, Io guardo, sai chi è questo? Sai chi è? È Miguel, viene dalla Spagna. mi tocca andare a pulire. Comunque, non è simpatica. Ha già iniziato? Eccoci arrivati, guarda un po' questa cantina, ci lascia parcheggiare qui. Fra campi, vigneti e dove uscirà il vino. Grazie. No, non ti preoccupare. Vi lascio fare, tanto arrivano ancora degli altri ragazzi. Ok. Ci facciamo insieme, va bene, poi volete un caffè? Un aperitivo si può? Dai, va. Sì, No. Era per iniziare bene. Sì. Eccola qua, sono già i primi grappoli. Già. Vedi? Che li già butta Ma fuori. in una settimana te pensa, guarda quello com'è già grande, guardate, se voi vedete sulle punte qua, guarda, ci sono qua 1, 2, 3, 4 grappoli. Noi siamo in una coltivazione tradizionale. Cosa vuol dire? Che è collaudata. Sono la terza generazione, poi i miei figli si spera che andranno avanti. Una volta era così. A pranzo e a cena ovviamente veniva consumato. Erano più fisicati di noi. E poi diciamo che le famiglie erano più numerose e veniva tutto venduto nell'arco di 10-30 km. Poi i mezzi piano piano negli anni 90, quando si è costituito il consorzio, hanno ampliato, perché secondo me lo Chardonnay ha quell'eleganza, quella rotondità che poi ti dà nel bicchiere. Perciò noi raccogliamo il giorno dopo la mattina alle 4, facciamo il primo carico, alle 7 e alle 11 facciamo 3 carichi. I profumi e magari avranno quel mezzo punto in meno di acidità. Qua sotto abbiamo il polmone refrigerante dove noi facciamo i fermentini. È un mondo. Dentro roba sulle pareti libere, questo mese faremo una parte catasto, una parte. Per ogni partita, per ogni vasca andiamo a mettere dei manometri 2/3 di pressione, raccoglie la bidur. Qui c'è lo step finale dove noi andiamo a togliere il sigillo del tappo corona e introduciamo la liqueur con una ricetta. Il giusto secondo me, perché comunque deve tornare la sapidità. Ragazzi, Bella spiegazione. Grazie per essere arrivati fino a qui. Abbiamo ripreso alcune cose ma non tutto perché la spiegazione era molto tecnica. Io ho sentito tantissime parole che non avevo mai sentito in vita mia. Però veramente interessante Sì, tutto. sì.
dalla produzione, che noi siamo proprio qua quando la produzione inizia, perché questi vigneti qui hanno i primi germogli proprio in queste settimane. È carino aver sentito tutta la spiegazione di quello che poi succederà fino all'anno prossimo. Esatto, e adesso andiamo a fare la degustazione, che per ovvi motivi non riprenderò, perché insomma non è bello che noi beviamo e voi guardate, ecco. Vedi, questa è la parte interessante, no? Cosa assaggiamo oggi? Allora, abbiamo 2 calici a testa e allora sono 4 prodotti. Magari di solito io vi consiglio, visto che siete comunque anche delle coppie, fare. Io partirei. Lei non beve. Ah, No, ecco. io no. Io comunque vi farei. Voi l'acqua? C'è l'acqua? Sì, grazie, sì. Te la porto. Io Partirei con non dosato, dosato 0 e Brut. Dosato 0 è Blanc de Blanc, il Brut invece è 90 Chardonnay e 10% Pinot Nero. Ok. E poi gli altri 2 sul finale. Ok. Noi qua mettiamo il lotto di tiraggio, confezionamento obbligatorio, ma mettiamo con la sboccatura 2024, perciò da qua 3 anni, consigliabile. Grazie. Sono tutte cose tipiche, tutte le pizzette che sono usate, ma il Brut è un 80 Chardonnay, un 10 Pinot Nero ed è un Extra Brut perché ha 3 grammi. E questi quanti bar sono? Ecco il Satin. Lo lasciamo nel Blanc de bicchiere Blanc. nuovo. Cristo. No, non pucciare. Gli do l'ostia. Ma perché in chiesa non fai così l'ostia fatta così? Perché non fanno l'ostia fatta così in chiesa? Facciamo un giretto anche dentro nello shop, perché sicuramente dopo questa degustazione un Satin lo dobbiamo comprare, perché è stato molto interessante. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Trauma in every cell. No wonder why we dwell. Ragazzi, per passare il pomeriggio oggi siamo venuti a fare un pezzo dell'antica strada valeriana, che era la strada che univa il lago d'Iseo con la Val Camonica. E praticamente qua dicono che c'è un borgo antico medievale, il borgo del Maglio. Siamo qui e prima eravamo qui. Siamo arrivati al borgo del Maglio di Ome, omonimo paese qua vicino. Non sappiamo assolutamente nulla di questo borgo, però è carino, 4 case in mezzo al verde. Veramente bello, un parco divertimenti, anzi neanche un parco giochi. Sì, un'area relax. Questa qua è la casa del Maglio, dove all'interno c'era la vecchia fucina, insomma dove c'era il fabbro una volta che gli dava giù di martello per fare spade, armature. Guarda il Maglio, è lì il Maglio. Vedi la fucina, c'è la fornace. Entro dalle grate. Vedi che c'è il Maglio? E dov'è il Maglio? Il Maglio è quello là, il Maglio. Eh sì, c'è acqua. E qua c'è comunque c'è il mulino lì sotto, quello è il mulino. Qua c'è una barra qua così, di questa che si collegavano le cinghie e facevano girare i vari attrezzi. Ho letto su Google che Maglio è una specie di martello a doppia testa, quindi suppongo che c'entri con questa fucina. E non lo sapevo io, e sì Mari, chi lo sa? Se non lo dico non lo so manco io. Il martello a doppia testa, cioè... Fammi entrare anche qua. Vedi, questo qua è il Maglio, guarda, eccolo qua, questo qua. Questo è il Maglio che veniva mosso così, questa è la pietra che batteva. E dall'altra parte c'è un altro uguale. L'acqua, aperta la chiusa,
deviata lì, andava sul mulino, faceva muovere il mulino aveva delle pulegge, e andava sul maglio e tu sotto il ferro bollente. Ah, ok. In the crowd, in the club, at the bar, yo, what's up? I saw you cross the room, yeah, glowing in the moonlight. I don't know where you've been, but I'm glad that you're here. Gonna take you by the hand and lead you to the dance floor. Girl, it's our... Questo weekend sta diventando faticoso. Andiamo ancora a camminare. No, I'll do it right. We got all night. Pessimismo, fastidio, sudore, camminare, dolore ai piedi, dolore ai glutei, non si può andare in bicicletta e in più ti tocca anche pagare ben 2 euro. Che vita! Guarda, c'è il coso automatico qua dove poi con la carta di credito ciucciano i soldi, 2 euro a persona. Ed ecco, noi siamo qui e dobbiamo fare tutto il giro così e poi farlo tornare indietro. Voi ci credete? Primo cartello ci parla del Cladieto e Federico leggerà che cosa è. Che cos'è il Cladieto? Le paludi calcaree con Cladium mariscus sono considerate una vegetazione relitta delle prime fasi dell'Olocene. Cose fossili, cose Sì, fossili. sì. Un po' come voi. dominata dal falasco. Allora. Ma sembrano sabbie mobili. Lì? Questo praticamente. Ma non so. Lì dentro. Sì, esatto. Ma questo cos'è? I baccarozzi. La forbice. Il bombo comune. Abbiamo un cartello dei boschi igrofili, del quale ci parlerà Noelia. No, Ti tocca leggere. Cosa dice di questo bosco? L'albero più caratteristico di questo ambiente è lontano nero, accompagnato dal salice bianco, pioppo nero. Nel sottobosco si possono osservare arbusti come il sanguinello, la frangola, Sì. come si pronuncia? Boh, E il frango. salice cenerino. Non mettere questo, ti prego. Vabbè, ma guarda che nessuno saprebbe leggere questi nomi. No. Facciamo un altro se vuoi. Ma mi devi avvisare almeno, Marina. No, non ci hanno aspettato, ma in realtà sono dietro l'angolo alla prima panchina. Gli sta piacendo proprio molto questo percorso. 5 minuti di camminata. Siamo in installazione. Installazione di marmo. È gufo la luna. Diciamo che non ci sta facendo impazzire, perché alla fine è un sentiero che corre lungo la statale, di fianco alla statale, anche parecchio rumoroso. Non si vede Ragazzi, niente. ve lo traduco io, mi sembra una stronzata pagare 2 euro per fare un viaggio in un posto. Che non ha niente di Non c'è niente. Così siamo sulla statale, come vi dicevamo. Che poi c'è scritto rispettare il silenzio ed è il luogo più rumoroso del mondo. Dove? A quanto? No, dammi i metri esatti. Metri esatti non lo so, Dopo minuti la curva 2. 50 metri. Esatti 150. Guarda che sei meglio. Grazie. Me l'hai motivato ad andare avanti altri Proprio 5. dietro l'albero. 50 metri c'è la trasferta. Quale albero però? Voi scusa? avete pagato per entrare al parco? Sì, 2 euro. Siamo stati onesti. Anche noi, anche noi. Mi sono sentito male. Un mancamento. Ciao ragazzi. Grazie. Ci avete svoltato il giro, grazie. La trattoria dove puoi ristorarti, dove puoi bere, dove puoi mangiare, dove puoi finalmente fare una pausa dopo questa fatica enorme di 250 metri. Bisogna fermarsi. Senti che profumo. Che profumo di salame c'è, scusa. Incredibile. Mentirosa, alla fine non l'hai preso su uno spritz. Chi c'è dentro? Galline? Maiali non ce ne sono, no? Allora possiamo andare. C'è un cigno. In the crowd, in the club, at the bar, yo, what's up? I saw you cross the room, yeah, glowing in the moonlight. I don't know where you've been, but I'm glad that you're here. Gonna take you by the hand and lead you to the dance floor. Girl, it's our time, just you
questo chiamo l'Accademia della Crusca, perché è boschetto mangroviato, è il suo termine giusto. Oh, dopo Petaloso potrò anche inventare qualcosa anch'io. Spade, armature, cose in ferro. Guarda, insomma, se riesci a vedere che è buissimo dentro, infatti questo si chiama Maglio Averoldi, del borgo del Maglio. Ma che cazzo è sto maglio? Non l'hai detto? È il maglio di Ome. È il maglione. È il borgo del Maglio di Ome. Maglio. Vieni qua a vedere il maglio. E qui le chiuse sono chiuse. Se sono aperte si chiamano aperte. Ignorante. C'è le rondine, c'è il Falco delle palude. così, e c'è l'altro. Ma che mi